Buongiorno raga, lunedì 16 settembre, questo lunedì inizia con me che sto facendo i corsi di Google Digital Training per acquisire nuove competenze, per prendere qualche certificazione digitale che sicuramente non ci fa male. Però comunque abbiamo anche altro da fare e man mano nel corso di questa giornata ve lo racconterò. Ok raga, sono le 2:20, ho appena finito la prima sezione di questo corso che sto seguendo, me ne mancano altre 3, però vabbè, le faremo nei prossimi giorni. Voglio cercare di completare una sezione al giorno e finire tutto in questa settimana. Penso che questa cosa che sto facendo mi possa aiutare sia a sviluppare le mie competenze, ma anche a fare qualcosa di produttivo con il tempo libero che ho a disposizione. Così nel mentre che cerco lavoro e nel mentre che continuo comunque con la mia passione per i social, il raccontare Napoli eccetera, imparo anche cose nuove che sicuramente male non fa. Comunque detto questo, fra circa un'ora e mezza uscirà anche il 14° episodio dei Weekly, quindi molto bene, e se vi siete persi gli scorsi episodi trovate la playlist nelle in alto a destra oppure comunque sul canale, così vi potete recuperare tutto. Nel frattempo che aspetto che esca il Weekly di oggi per vedere come va, rispondere a eventuali commenti eccetera, ho messo in vendita sul Facebook Marketplace il vecchio telefono di mia sorella, dato che si è preso il mio vecchio Samsung, quindi ovviamente avevamo un telefono in più e che fai, non lo vendi? Certo che lo vendi, quindi vabbè sto là. E poi tra poco usciamo io e mia mamma, ma vi aggiorno comunque strada facendo. Alla fine io e mia mamma siamo scese nei dintorni di casa proprio perché dovevamo necessariamente andare a fare la spesa e basta, quindi eccoci al supermercato e proprio qui mi ha chiamato il tipo del telefono. Incredibile ma vero, mi hanno contattato già un paio di loro e forse riesco anche a venderlo, andiamo a vedere. Il telefono venduto, quindi tutto a posto. Vabbè, comunque in ogni caso il telefono l'ho venduto, l'avevo messo 50 ma in realtà l'ho venduto per 40 perché dietro era graffiato, mia sorella non so se sa che cosa abbia fatto, comunque ha distrutto la scocca e niente, quindi giustamente mi ha chiesto se potevo fargli di meno, gli ho detto di sì, almeno me lo sono tolta davanti. È stata una vendita molto molto veloce, quindi molto bene così e basta, detto questo direi che ci aggiorniamo direttamente domani. Buongiorno raga, martedì 17 settembre, sapete che è martedì, quindi andiamo a fare questo giro nel mercato e poi spesa di frutta e verdura e dopo si vedrà il resto che abbiamo da fare. Poco fa pioveva, infatti siamo dovute scendere con gli ombrelli per fare il giro, però in realtà abbiamo fatto bene perché arrivate dal fruttivendolo è iniziato a diluviare. Ho provato a vloggare, raga, ma pioveva, continua a piovere, quindi non ci riusciamo. Adesso sto andando a prendere pane che poi me ne torno a casa. Bene, pane preso, sono soddisfatta. Ok raga, sono a casa, adesso però è arrivato il momento di studiare, infatti continuiamo il corso che stavo seguendo ieri e iniziamo con la seconda sezione, diciamo. Quindi eccoci qua, ci rivediamo direttamente quando finisco. Ci ho messo 2 orette per completare la sezione, ma alla fine l'ho completata, quindi bene, ci aggiorniamo poi domani per il resto. E adesso invece mi metto ad editare tutte le clip di questo weekly perché sono ancora a zero ed è meglio mettersi al lavoro. Quindi ci vediamo dopo il timelapse. Perfetto raga, adesso invece stiamo per uscire che accompagno mia mamma a fare un colloquio di lavoro, sì, molto molto strano, mia mamma anziché io, vabbè, poi vi aggiorno, comunque è un call center, adesso andiamo a capire perché sono curiosa di capire come funzionano e che cosa dicono, insomma, anche perché io di solito non le mando proprio, li scarto a prescindere, quindi vediamo. Ovviamente, manco a dirlo, stava diluviando e infatti le situazioni erano critiche, mi sono bagnata completamente tutti i piedi e qualsiasi cosa, però vabbè, almeno siamo quasi arrivate e qui siamo noi che stiamo aspettando per poter andare a fare questo colloquio di lavoro che tra l'altro era a Via Toledo, quindi poi vi racconto dopo. Siamo arrivati al Multibit perché dobbiamo fare la spesa, intanto è anche sistemato il tempo e io vi devo parlare del lavoro che ho fatto il colloquio anch'io, però ve ne parlo a casa con calma. Adesso prendiamo il carrello e andiamo a fare la spesa. Ovviamente dove fare la spesa se non al solito Sole 365 di fiducia che è aperto tra l'altro da poco, infatti è molto molto moderno e sì, abbiamo anche questa volta un carrello pieno, però lasciamo stare, facciamo finta di niente, andiamo a pagare che forse è anche meglio insomma. Ok, possiamo andarci. Ok raga, approfitto un attimo di mia mamma che sta facendo il resto della spesa per parlarvi di quello che abbiamo fatto. Praticamente ho accompagnato mamma al colloquio e in realtà, dato che potevo, mi sono inserita anch'io. Comunque vabbè, per non stare qui a parlare per ore, i turni erano di 4 ore, quindi un part time, e i turni potevano essere dalle 9:30 alle 13:30
oppure dalle 13:30 alle 18:30, o ancora c'era la possibilità di fare un turno da 6 ore dalle 9:30 alle 16:30. Comunque vabbè, a parte questo, la retribuzione era di 5 euro all'ora, quindi per un totale di 480 euro mensili, dato che era tutti i giorni, quindi dal lunedì al sabato tranne la domenica, e appunto sceglievi una di queste 3 fasce orarie, insomma. Per quanto riguarda poi le provvigioni, andavano in base a quanti contratti chiudevi, e non c'era differenza tra chi comunque si presentava con una laurea, chi con un diploma, chi con la licenza media, eccetera. Ho notato che comunque l'età media erano tutti ragazzi, molto probabilmente delle superiori o che comunque andavano all'università. Il problema principale è la sede di lavoro, che ovviamente richiede lo spostarsi con i mezzi pubblici o andare in macchina, ma è quasi impossibile trovare parcheggio, anche perché era di fronte al palazzo di Pull&Bear, praticamente su via Toledo. E niente, detto questo, non so, probabilmente non ci andrò, e basta, questa è, insomma, abbiamo tolto definitivamente da mezzo i call center. Buongiorno raga, mercoledì 18 settembre, stamattina come di consueto negli ultimi giorni mi sono messa a completare una nuova sezione del corso di Google Digital Training che sto seguendo, e adesso invece ho appena finito di editare tutte queste clip del weekly vlog che avevo fatto ieri, che ho registrato stamattina appunto. Ora direi che mi godo una bella pausa dallo studio e dalla creazione di contenuti, guardandomi dei video su YouTube o comunque altre cose, e poi magari ci rivediamo dopo per cercare delle idee per fare script e cose varie, ma ci aggiorniamo insomma. Ok, ho aggiunto un po' di idee alla sezione brainstorming e quindi direi che possiamo uscire. Che ci fai sul divano? Abbiamo mia sorella, mio fratello e mio padre, tutti insieme, uno dietro l'altro. Come siete carini. Non fai. Come forte, bicchieri di Pac-Man. Io e Bianca che parliamo delle persone che conosciamo. Il giro dal cinese arredamento si passa al cinese che c'ha di tutto e di più. Secondo me sono gli stivali da cowgirl che te. Penso che stai in Far West. Lo pubblicare? No! Come no? Sì. No, io no. Sì. No, io. Giusto su YouTube online. Raga, ma io mi ero dimenticata di star vloggando. Comunque vabbè, siamo tornati dal cinese di fiducia, che in realtà non avevamo niente da comprare, però siamo andati giusto per passare un po' di tempo. E tornata a casa mi sono semplicemente fatta la doccia, ho cenato, guardato un po' al sole, adesso mi vado a mettere nel letto e scorrere un po' TikTok. Però noi direi che ci rivediamo direttamente domani. Buongiorno raga, giovedì 19 settembre. Oggi inizia con me che ho fatto il corso come sempre, però detto questo adesso invece sto mandando candidature di lavoro a vari annunci che trovo su LinkedIn e su Indeed. Magari fatemi sapere se vorreste una parte 2 di io che cerco lavoro, perché ho già fatto un video in passato, però vorrei farne un altro aggiornato con tutto quello che sta succedendo in queste settimane, anche se comunque ve lo sto raccontando già tramite i weekly, però magari vi potrebbe far piacere avere un riassunto del tutto, quindi commentate qua sotto. E niente, io continuo la mia ricerca di lavoro, ci sentiamo più tardi. Allora raga, sto accompagnando mia sorella dal dentista, in realtà dovevamo fare tante altre cose, ma ovviamente non le faremo perché c'è stato un imprevisto. Cioè mia mamma che ha dovuto accompagnare mio nonno all'ospedale, però vabbè, niente di grave, non vi preoccupate, poi magari vi aggiorno sulla situazione. E niente, quindi adesso l'accompagno dal dentista e poi dopo torniamo a casa che abbiamo altro da fare. Allora raga, noi abbiamo fatto tutto, l'appuntamento doveva essere molto veloce, il problema è che mia sorella non riusciva a togliersi il bite, è stata 3/4 d'ora, dovevate vederla con quale forza cercava di strapparsi tutti i denti da bocca. E niente, non ce la fa. Vabbè, chissà se stasera se lo toglierà, altrimenti rimane con il bite in bocca perché tanto io non la tocco. Buongiorno raga, venerdì 20 settembre ci sono alcune cose che vi devo dire. Allora, io come al solito sto seguendo il corso di Google Digital Training e ho quasi finito, praticamente mi manca l'ultima sezione da completare e poi posso fare il test finale, quindi non so se lo faccio oggi o lo farò domani. Poi ho fatto un colloquio di lavoro presso un'azienda che non sapevo in realtà che cosa fosse di preciso, ho scoperto essere un altro call center e non ne posso più, cioè qualsiasi candidatura per qualsiasi posizione invio si rivela essere un call center. Dico io, scrivete call center così uno vi filtra e vi elimina direttamente dalla vita, e invece no, dobbiamo perdere tempo. Vabbè,
Detto questo, tra poco è anche ora di pranzo, quindi andrò a pranzare e poi dopo vi porto con me che andiamo invece ad un altro colloquio di lavoro presso un call center, però questa volta fatto di proposito perché interessa a mia mamma, quindi l'accompagno e dopodiché dobbiamo andare a fare spesa, ma non vi perdo più in chiacchiere, ci vediamo non appena ho qualcos'altro di interessante da mostrarvi. Raga, alla fine ho deciso di finire oggi tutte le cose che mi mancavano e di fare il test e indovinate? Tada! Ho ottenuto la certificazione e niente, l'ho aggiunto poi su LinkedIn al curriculum e adesso sono molto contenta della cosa, sicuramente seguirò altri corsi di questi qua gratuiti anche perché così accresco sempre di più le competenze, ma inviterò comunque aggiornati. Ok raga, noi siamo arrivati, abbiamo accompagnato mia mamma che adesso sta facendo il colloquio e dopo vado a portare questi curriculum ad un hotel che sta poco più avanti, poi vi aggiorno comunque su tutta la situazione. Visto che tramite mail, tramite LinkedIn, tramite Indeed non ricevo risposta, questo mi sembra l'unico metodo plausibile da utilizzare ancora. Ora ho portato il curriculum all'hotel, una situazione molto molto carina che vi devo raccontare appena arrivo a casa con calma, raga. Raga, io e mia mamma siamo anche andate a fare la spesa all'improvviso, mi si è bucata la busta. Ho perso il detersivo per la strada, volo tantissimo. Ancora devo capire perché si ostinano a dare ste buste di merda. Ok, eccomi a casa, parliamo un attimo della situazione hotel perché era davvero molto ma molto simpatica. Allora, entro in questo hotel, ovviamente mi apre la porta un tizio, non era l'addetto della reception, iniziamo da questo. Si presenta maglietta a maniche corte, una sigaretta al chiuso, una sigaretta accesa tra le mani e vabbè, fino là va bene, insomma, a un certo punto. Abbasso lo sguardo, vedo pantaloncino e va bene anche quello e poi per finire proprio in bellezza le infradito al piede. E no, non era un ospite dell'albergo. Ho scoperto essere tipo addetto, direttore, non lo so che cosa faceva là dentro, comunque ci lavorava. Per non parlare poi del tipo dietro la reception, cioè se ne stava cadendo a pezzi il signore, un po' anzianotto, molto prossimo alla pensione, se non è già pensionato e chissà per quale mio motivo sta ancora là, ma tutto l'ambiente era spettacolare, tetro, scuro, brutto, antico, antiquariato, no, cioè raga, non ci andrei a lavorare mai in un posto del genere, però per fortuna che mi hanno detto che comunque a noi gli serviva manco personale, perché tanto lo stesso non mi sarei presentata, cioè non lo so. Ma poi all'improvviso è uscita un'altra signora che voleva sapere se messa in mezzo, ho detto, boh, ma è un hotel o è una casa? Sono entrata a casa di qualcuno? Non ho capito, scusate. Comunque vabbè, le avventure di Rene e il lavoro. Comunque niente, detto questo sono a casa, non ho altro di interessante da raccontarvi, quindi ci sentiamo domani. Buongiorno raga, sabato 21 settembre, il piano di oggi è molto ma molto easy, molto semplice. Praticamente mia mamma sta facendo i servizi, poi fa l'impasto del tortone e della pizza per stasera per cena, poi pranziamo e usciamo subito dopo che andiamo a farci un giro in quel di Napoli centro, quindi molto bene così e ovviamente vi porto con me. E io non ho altri piani di robe produttive da fare per oggi, infatti volevo registrare contenuti, ma siccome a Napoli il sabato c'è un bordello di gente, un caos totale, non credo sia il caso, infatti mi organizzerò poi in settimana per uscire da sola e andarmi a registrare sia video per YouTube per il canale nuovo e sia contenuti per Instagram e TikTok. Tra l'altro fra 2 ore esce anche il contenuto nuovo, quindi poi vi aggiorno comunque sull'andamento generale, ma direi che noi ci rivediamo direttamente oggi quando esco. Ok, eccoci qua, siamo scesi io, mia mamma e mio fratello e ovviamente abbiamo preso il pullman, come siamo carini, no? Eccoci un po' di panoramica di Piazza Dante perché è molto molto carina e merita vederla ovviamente, e scendiamo come sempre a Piazza Carità perché è la fermata più comoda e qua ci dirigiamo a Via Toledo nel pieno del caos, ragazzi, c'era veramente tantissima ma tantissima gente, ma ormai si sa che è così anche perché è settembre, è sabato ed è normalissimo che ci sia tutto sto bordello. Abbiamo anche scoperto che c'era il G7 a Napoli, cosa che non sapevamo, infatti siamo passati per sotto il porticato di Piazza Plebiscito della chiesa, insomma, della basilica, per poi arrivare a Mergellina. Oggi nessun concerto, ma c'è il G7 a Palazzo Reale. Ed eccoci qua, appunto, Mergellina, godendoci il panorama, e c'era anche gente che faceva vela, quindi molto molto bravi. Apprezzo il coraggio, cosa che io non avrei mai fatto, anche perché non so nuotare.
Vabbè, comunque continuiamo il nostro giro sul lungomare di Mergellina per poi arrivare fino al lato degli hotel e dei ristoranti, hotel a cui ho dato anche il mio curriculum, e per il ritorno invece abbiamo deciso di passare dalla scorciatoia di Via Chiaia, che è quella che prendevo sempre quando stavo in giro con Bianca, in modo da non dover tornare tutto indietro. Quindi eccoci qua su Via Chiaia, ci siamo fermati un poco a vedere dei negozi e poi abbiamo proseguito per tornarcene verso Piazza Carità per andare a prendere pullman. Questa volta decidendo però di passare da Piazza Municipio per evitare tutto il caos di prima. Buongiorno raga, domenica 22 settembre, stamattina siamo andati un attimo ad un battesimo in chiesa e adesso siamo qui alla birreria perché dobbiamo prendere delle cose al supermercato per pranzo e poi oggi andiamo da qualche parte. Ok, spesina fatta, 12 euro andati, possiamo tornare. Ragazzi, siamo in quel di Via Duomo, o meglio, ci stiamo arrivando perché adesso siamo a Foria, questa è tutta Via Foria. Ok, ora siamo veramente su Via Duomo. Siamo infilati nei vicoli di Spacca Napoli. Non vorrei dire, ma fa leggermente caldino qua in mezzo. Stiamo uscendo dai vicoletti e niente, se mi vedete fare tutte queste clip è perché sono troppo belle, quindi devo un attimo vantarmi. Azioni artistiche in ogni dove, cioè ti giri un attimo, c'è qualcosa da vedere.